Weila! Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del Gran Premio degli Stati Uniti d'America che a partire dal 2012 ha sede ad Austin, in Texas, sul circuito delle Americhe. L'edizione del 2022 ha visto Carlos Sainz dominare in qualifica ottenendo la pole position con Ferrari in 1 minuto 34 secondi e 356 millesimi. La vittoria della gara è stata poi ottenuta da Max Verstappen su Red Bull. Parliamo subito del layout. Il rettilineo di partenza è percorso dai piloti in salita con un gradiente superiore all'11% e si arriva poi a curva 1 che è un tornantino con il punto di corda posto in cima ad una collina. Da qui si scende e si prosegue verso una serie veloce di curve ad S per arrivare poi alla curva 10 che è cieca e al tornantino della 11. Superate le due curve ci si immette sul rettilineo più lungo della pista che misura 1 chilometro. Poi ci sono le ultime due curve verso sinistra che riconducono sul rettilineo principale. Il 19 dicembre 2020 la prima curva del tracciato viene ribattezzata Big Red in onore del cofondatore del circuito, Red McCombs. Nonostante i punti molto veloci, è un circuito da carico aerodinamico medio-alto. Questo per poter affrontare nel modo migliore sia i tratti più lenti che quelli ad alta velocità. Conta due zone di RS, la prima sul rettilineo dei box, mentre la seconda è sul rettilineo compreso tra le curve 11 e 12. Fino al 2012 sul circuito era possibile aprire l'ara mobile solo in una zona DRS, quella del rettilineo principale. Tra le frenate importanti figura proprio quella di curva 12, che è una forte staccata che permette poi l'ingresso nel settore finale della pista. Il tracciato conta 20 curve, molte delle quali prendono ispirazione da famose curve di altri tracciati. Tra queste le curve copiate sono la sequenza Maggots, Beckett e Chapelle di Silverstone, le curve dell'arena dell'Hockenheimring e la curva 8 del tracciato di Istanbul. La lunghezza del tracciato è di 5,513 km. Questo ci porta a capire che servono 55 giri per raggiungere i 305 km necessari al completamento di un Gran Premio. Saltate ora a bordo di un monoposto con me per fare un giro del tracciato. Dal caratteristico rettilineo di Austin ci arrampichiamo sul muro con un dislivello di 31 metri che si affaccia sul secco tornante di curva 1. Sfruttiamo tutto l'asfalto per lanciarci verso la 2 che affronteremo in pieno come la 3 e la 4, lottando con i continui cambi di direzione e con la forza G. In una sezione che ha una sola linea percorribile, alla 5 lasciamo un pelo il gas, teniamo di forza il volante a destra per affrontare la 6, cercando di tagliare un po' sul cordolo alla 7, poi ci rilanciamo, prepariamo la 8, le S sono quasi finite, ci inseriamo nella 9, mangiamo tutto il cordolo esterno e la 10 la facciamo come se non fosse una curva. Poi per arrivare alla staccatona di curva 11, dove è fondamentale non perdere velocità per lanciarsi al meglio sul rettilineo lungo 1 chilometro. Spingiamo come a voler sfondare il pedale dell'acceleratore mentre ci avviciniamo alla terza grande staccata del tracciato, quella di curva 12. Stacchiamo ai 100, testiamo l'enorme potenza del motore e ci infiliamo nel doppio destra cercando di aprire il più presto possibile il gas. Lasciamo scorrere la vettura all'esterno, apriamo con cautela per gestire la trazione, ci raccordiamo al cordolo per poi spalancare il gas per tenerlo giù nelle curve 16, 17 e 18, lottando nuovamente con un'incredibile forza G. Di nuovo tutto giù, puntiamo all'interno della 19, scendiamo in quinta e ci portiamo verso l'ultima staccata, curva 20, l'ultimo dei 5 tornanti del tracciato, per poi rilanciarci e far urlare il motore fino a tagliare il traguardo. I sorpassi su questo tracciato sono ritenuti facili a causa della sede stradale particolarmente ampia e questo chiaramente permette ai piloti di eseguire diverse traiettorie e quindi agevola i sorpassi. Difatti ad Austin i sorpassi si sono sempre visti e in diversi punti del tracciato. Ciò non toglie però che i punti favoriti siano comunque quelli interessati dalle zone di RS, dove sicuramente vedremo più sorpassi.
Il primo Gran Premio su terra statunitense si svolse nel 1908 e all'epoca era noto con il nome di American Grand Prix. Venne svolto sul circuito di Savannah. I protagonisti della gara erano costruttori locali e alcuni provenienti dall'Europa, ma la corsa cambiò poi molto spesso la sua sede fino al 1916. L'anno seguente gli Stati Uniti erano nel primo conflitto mondiale, cosa che porta a uno stop forzato alla corsa. In ogni caso, anche con la fine della guerra, la corsa non riprenderà. Soprattutto considerando la crescente popolarità della 5 miglia di Indianapolis, che era sicuramente più importante in quel momento negli Stati Uniti e quindi che non ha lasciato spazio ad altre competizioni europee. Bisognerà aspettare il 1936 e il 1937 per vedere il ritorno di un Gran Premio negli Stati Uniti. In questi 2 anni si corse infatti la Coppa Vanderbilt. In assenza di un vero e proprio Gran Premio e con la nascita del campionato di Formula 1, per i primi anni la 500 miglia entrò a far parte del mondiale di Formula 1, ma venne spesso disertata da diversi piloti europei. Questo servì come stimolo per decidere di organizzare nuovamente il Gran Premio degli Stati Uniti, che fece il suo ritorno nel 1958 sul circuito di Sebring. Successivamente poi passò nel circuito di Riverside per poi trovare la sua sede stabile sul circuito di Watkins Glen, dove la corsa avvenne per 20 edizioni consecutive. Nel mentre, nel 1976 si corse anche sul tracciato cittadino di Long Beach. Poi, tra il 1981 e il 1991, la Formula 1 trovò spazio anche su altri circuiti cittadini, più o meno estemporanei, tra i quali Las Vegas, Detroit, Dallas e Phoenix. L'ultima edizione, prima di un abbandono per 10 anni della Formula 1, si tenne proprio a Phoenix nel 1991. Nel 2000, su idea di Tony George, proprietario dell'Indianapolis Motor Speedway, si tornò sulla pista della 500 miglia. All'interno del catino fu costruito un circuito che si snoda tra le strade di servizio e i parcheggi, che utilizza in parte il velocissimo anello, ma in realtà utilizza solo curva 1 è il rettilineo principale dell'Indianapolis Motor Speedway, per di più li usa al contrario rispetto alla 500 miglia. Quindi in realtà curva 1 diventa l'ultima curva della gara. Rimase in pianta stabile fino al 2007, ospitando anche la controversa edizione del 2005 di cui parleremo più tardi. Il 25 maggio 2010 viene annunciato il ritorno della Formula 1 negli Stati Uniti d'America, a partire dal 2012 sul circuito delle Americhe situato in Texas. Il circuito è stato pensato appositamente per ospitare la Formula 1, è stato progettato dalla HKS e se vi chiedete se è quella che tutti conosciamo, proprio loro, e è stato realizzato con la supervisione di Hermann Tilke, anche se dopo vi svelerò una chicca su come è nato il layout di questo tracciato. A novembre del 2011 i lavori per la costruzione del tracciato vengono sospesi a causa di una diatriba tra i costruttori dell'impianto e gli organizzatori della gara, discussione che nacque in merito alla cessazione dei contratti. A causa di questo imprevisto la gara venne depennata dal mondiale, ma ciò nonostante nel novembre del 2011, quando viene pubblicato il calendario definitivo della stagione successiva, viene confermata la presenza del circuito come sede del Gran Premio degli Stati Uniti. Il 25 settembre 2012 il circuito supera l'ultima ispezione da parte di un delegato FIA e quindi diventa effettivamente parte del campionato. Il campionato è stato annullato poi solo nel 2020 a causa della famosa pandemia, mentre quest'anno, nel 2023, ospiterà una delle 6 gare sprint. Arriviamo ora alle curiosità. Il circuito delle Americhe ospita una torre panoramica alta 77 metri progettata da Miro Rivera Architects e costruita come punto di riferimento della sede. La possiamo vedere in diverse immagini, come potete vedere. La struttura della torre è costituita da un ascensore circondato da una doppia scala a chiocciola di 419 gradini, entrambe le quali conducono ad una piattaforma di osservazione a 70 metri dal livello del suolo,
La piattaforma offre una panoramica a 360 gradi del circuito, nonché viste sulla cittadina di Austin. Questa piattaforma è accessibile al pubblico e può ospitare fino a 75 visitatori, ovviamente dietro pagamento. Presenta sia ringhiere che pavimento in vetro. Inoltre, quasi tutta l'altezza della piattaforma è percorsa da una specie di velo costruito da 18 tubi rossi in acciaio che fanno da tettoia sia per la piattaforma stessa che per l'anfiteatro sottostante. Il design della torre di osservazione è stato ispirato dalle immagini di auto sportive e in movimento, il cosiddetto panning, e il colore rosso è stato selezionato per imitare le strisce di luci che lasciano le auto da corsa di notte. Poco fa abbiamo parlato anche di un anfiteatro e questo è stato costruito a seguito dell'accordo raggiunto con Live Nation nel 2012, grazie al quale l'anfiteatro si impegnava ad ospitare grandi concerti. Questo anfiteatro è all'aperto ed è stato costruito alla base della torre di osservazione e progettato dalla stessa impresa che si è occupata di quest'ultima. L'anfiteatro può ospitare fino a 14.000 persone e prende il nome di Austin 360, anche se originariamente era noto come Tower Amphitheater. All'intero weekend di gara della scorsa edizione, cioè quella del 2022, hanno partecipato 440.000 spettatori, superando il record della pista segnato nel 2021 che contava 400.000 spettatori. Il nome del circuito è stato coniato da Helmund ed è ispirato ad un ippodromo di Città del Messico che è appunto omonimo. Lo stesso Helmund, che è stato il proprietario della Manor Racing, è un ex pilota automobilistico e si è occupato di far tornare la Formula 1 in America, lui è un imprenditore importante americano, abbozzò su un fazzoletto il disegno del tracciato e il progetto originale alla fine rispetterà per il 90% il suo disegno. Il record assoluto del circuito è di 1 minuto 32 secondi e 29 millesimi. È stato stabilito da Valtteri Bottas su Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti d'America 2019, mentre il pilota che vanta il maggior numero di successi è Lewis Hamilton con ben 6 vittorie. Parliamo ora di sicurezza. La controversa edizione del 2005, accennata precedentemente, venne vinta da Michael Schumacher su Ferrari. La particolarità di questa corsa fu che venne disputata solamente da 6 piloti. Alla fine del giro di ricognizione, infatti, tutte le vetture che montavano pneumatici Michelin si ritirarono dalla corsa a causa di problemi di sicurezza. La casa francese non riteneva sufficientemente affidabili le gomme per la percorrenza ripetuta della curva finale sopraelevata a velocità di gara, soprattutto a seguito dell'incidente che ha interessato Ralf Schumacher durante le prove libere. Devo dire che probabilmente avevano anche ragione e che non è assolutamente tanto bello che in Formula 1 ci si trovi con problemi del genere riguardo alla sicurezza. Il circuito di Austin non ha particolarità che lo rendono più pericoloso rispetto ad altri, ci sono ottime vie di fuga ed è ben coperto dalle diverse postazioni di sicurezza. Con questo il video è giunto al termine, vi ringrazio per avermi seguito fino a qui e vi invito a lasciare un mi piace e un commento per dirmi cosa ne pensate di questo tracciato. Inoltre vi invito a rivederci assolutamente al prossimo video. Ciao a tutti!